Buongiorno, la elezione della Ursula von der Leyen e la conseguenza redistribuzione delle principali cariche importanti nella Commissione europea segna due fatti importanti. Il primo, la presenza delle donne. Le due cariche più importanti sono appannaggio di donne, la francese Christine Lagarde alla BCE, quando succederà a Draghi, e la Ursula, come ho detto, alla presidenza della Commissione. Per l'Italia è rappresentata nelle quattro principali cariche da David Sassoli, che era già stato parlamentare nella precedente legislatura, e agli spagnoli è spettato l'alto commissario europeo, sarebbe il ministro degli esteri. Ma va sottolineata soprattutto questa cosa delle donne, perché la Ursula von der Leyen nel suo discorso di investitura ha chiesto agli stati e ai partiti che proporranno le altre presidenze della Commissione, ha chiesto che ci fosse una parità di genere, ovvero sia per ogni uomo ci deve essere una donna. Questo è un fatto sicuramente importantissimo, perché come è noto noi pensiamo da sempre che le donne diano un contributo innovativo nell'affrontare le questioni della politica. La seconda cosa che voglio sottolineare è il discorso che ha fatto di insediamento la Presidente, è la questione dell'ambiente. Sull'ambiente mi sembra si sia spesa molto, non soltanto come hanno speculato i giornali italiani per avere a favore il voto dei Verdi, ma perché mi sembra che sul serio abbia posto un problema reale, quello che se l'Europa, così come l'America, così come la Cina, così come la Russia, così come tutto il mondo, non pensa in maniera più ragionata e veloce, in qualche maniera avremo soverchi problemi. Non è soltanto una dichiarazione di principio, perché ha anche annesso dei finanziamenti appositi. L'altra cosa che volevo sottolineare è quella della flessibilità, nel senso che non è contrario alla flessibilità, pur essendo un ultraliberista di origine, purché queste flessibilità nei confronti dei paesi di poter andare oltre i vincoli previsti dal Trattato di Maastricht sul debito pubblico siano sostenute da politiche che riformano realmente quello che strozza l'economia di un paese. Pensiamo all'Italia: c'è bisogno di maggiore produttività, c'è bisogno di maggiore flessibilità sul mercato del lavoro, c'è bisogno di una minore spreco nella spesa pubblica. L'ultima questione che voglio sottolineare è che ha rilanciato Frontex. Frontex che cos'è? Frontex è l'impegno dell'Europa alla difesa dei confini esterni. Ora, questa questione dell'immigrazione, che mette molto più paura di quello che in realtà è, però di cui dobbiamo tener conto, era stata già affrontata nella precedente legislatura, in particolare sotto la spinta del ministro italiano Minniti, come un aiutiamoli sul serio in Africa, e sul serio facciamo far sì che le marine europee presidino il Mediterraneo. Questa è venuta totalmente a mancare, perché con la venuta meno di Minniti hanno prevalso le tesi più estremistiche dei paesi di Visegrad e di Salvini. Il risultato finale è che sono scomparse la marina dei paesi europei, e le ONG sono state costrette a supplire a questa assenza per salvare le vite in mare. C'è bisogno di una politica europea, ha detto con chiarezza la von der Leyen. Io credo che da questo punto si può ripartire. Un forte presidio dei confini esterni attraverso un esercito che lei stima in 10.000 uomini, che ciascun paese deve affidare all'Europa, sia sul versante est che sul versante sud, per evitare un'immigrazione clandestina senza nessun controllo, maggiori controlli, maggiore integrazione, maggiore suddivisione degli immigrati tra i diversi paesi d'Europa. Questa mi sembra la politica sana che dobbiamo affrontare e che dobbiamo mettere in pratica, e la von der Leyen su questo mi sembra che abbia tracciato un percorso assolutamente chiaro. Vi saluto, vi auguro buone vacanze a tutti.